A grande richiesta, oggi impariamo a ricamare l'elefantino amigurumi. Nel precedente tutorial vi ho insegnato a fare l'elefantino, quindi abbiamo realizzato l'amigurumi e vi avevo chiesto se vi sarebbe piaciuto imparare anche come ricamare l'elefantino. E in tantissime mi avete scritto che lo volete ricamare e quindi eccoci qui con questo nuovo tutorial. Molti dei punti che utilizzeremo li abbiamo già imparati nei tutorial in cui abbiamo imparato a ricamare gli ovetti di Pasqua. Ma siccome non è detto che abbiate visto quei tutorial, faccio un tutorial specifico proprio per l'elefantino. I punti sono tutti semplici e soprattutto non c'è uno schema fisso, come vedete non è uguale neanche un lato e l'altro dello stesso elefante ed è proprio bello che sia così. Nel fare questi ricami sbizzarriamo la nostra fantasia, sia sui colori che sulle forme. Prima ancora di lavorare l'amigurumi, la prima cosa da fare è scegliere i colori, sia per la base che per i ricami. Io ho utilizzato il cablè numero 5, sia per l'amigurumi che per i ricami, ma per i ricami, se volete, potete utilizzare anche del normale filo da ricamo. Oltre al cotone, per ricamare ci serve un ago e lavorando su una lavorazione ad uncinetto utilizziamo un ago senza punta. Iniziamo il ricamo dalla parte più grande, quindi dal ricamo più grande che vogliamo fare, quindi in questo caso il mandala sulla schiena. E partiamo dal centro, quindi realizzando questo nodino centrale. Tagliamo un pezzo di filo del primo colore e inseriamo l'ago in un foro della lavorazione, magari nella parte bassa, e usciamo da dove vogliamo partire con il mandala. Lasciamo una codina di filo all'inizio e facciamo il punto per creare il nodino centrale. In questo caso avviciniamo l'ago al filo, giriamo intorno 3 volte, 3 o 4 volte, e nel fare questi giri non tiriamo troppo il filo, avviciniamo tutti i giri e mettiamo il dito sopra e teniamo fermo e con l'altra mano estraiamo il filo. E rientriamo dallo stesso foro da cui nasce il punto. Con questo tipo di punto realizziamo, diciamo, dei puntini, delle piccole sfere di filo. Lasciamo da una parte questo filato e iniziamo con il nuovo colore. Tutti i fili li facciamo partire come abbiamo fatto con questo verde, quindi entriamo in un foro della lavorazione, in questo caso usciamo nello stesso punto in cui abbiamo lavorato questo punto verde, sempre uscendo dai fori della lavorazione e teniamo sempre una codina all'inizio. E per fare il fiorellino, quindi per fare i petali, facciamo così, rientriamo con l'ago nello stesso punto da cui esce il filo e usciamo dove vogliamo che termini il petalo e con il filo giriamo intorno al lago, passando sotto ed estraiamo. In questo modo. Ed ora rientriamo con l'ago nello stesso foro da cui arriva il filo. In generale entreremo sempre nei fori tra i punti e torniamo al centro. E questo è il primo petalo. Vi consiglio di lavorare i petali opposti in maniera da creare un mandala più perfetto possibile. Rientriamo al centro e usciamo dove vogliamo che termini il petalo. Giriamo con il filo intorno al lago e estraiamo. E rientriamo nello stesso foro da cui esce il filo e usciamo al centro. E in questo modo lavoriamo i 6 petali di questo fiorellino.
Quando facciamo passare il filo in questo modo, vi consiglio di tenerlo in posizione in modo che venga un punto più preciso possibile, anche se comunque il ricamo sull'uncinetto non è un ricamo preciso come quello su lino. E terminato anche l'ultimo petalo, usciamo da un foro qualunque della lavorazione. Risistemiamo il punto al centro tirando un po' e se necessario sistemiamo anche i petali un po' con l'ago. E su questo primo fiorellino costruiamo tutto il resto del mandala. Il giro di punti viola sono uguali al punto verde che abbiamo fatto qui e i petali lilla che ci sono da questa parte sono uguali ai petali del fiorellino che abbiamo appena imparato. In corrispondenza dei petali ho fatto i nodini viola e tra un petalo e l'altro ho fatto i petali lilla. Come vi ho detto, con questo tipo di ricamo cerchiamo di entrare sempre nei fori tra la lavorazione, ma non è detto che sempre riusciamo a entrare nei fori, quindi qualche volta può essere necessario bucare il filo. Quindi con un po' di pazienza, con l'ago, buchiamo o entriamo tra i fili della lavorazione, così. In questo caso stiamo attenti a rientrare più o meno nello stesso punto da cui parte il filo qui. Questo è un lavoro molto rilassante e che richiede un po' di tempo, quindi prendetevi il vostro tempo per fare bene questo ricamo, rilassandovi mentre lo fate. E una volta terminato lasciamo da parte anche questo filo. E con il prossimo colore creiamo i nodini. Se volete questo tipo di punto lo potete fare anche girando l'ago intorno al filo e rientrando sempre nel punto da cui nasce il filo. Ed ora realizziamo questo tipo di decoro. Riprendiamo il filato del colore che abbiamo scelto e usciamo tra un petalo e l'altro e un po' sopra i nodini. Ed entriamo dove vogliamo che arrivi questo punto, quindi sempre tra i prossimi petali e sopra il nodino, quindi per esempio qui. E usciamo al centro, qui. E in questo modo diamo la forma a questa V, rientriamo nello stesso punto da cui nasce il filo e usciamo nel prossimo punto, dove vogliamo che finisca questo prossimo punto. E controlliamo sempre come viene il punto che stiamo lavorando. E ripetiamo. Rientriamo nello stesso foro e passiamo al prossimo punto. E proseguiamo così tutto intorno. Completiamo anche l'ultimo punto e come sempre facciamo uscire il filo da un foro qualunque. E nel mio caso, oltre a questo, ho lavorato un altro giro di petali, come vedete in questo caso con il nero. I mandala, per come sono fatti, diventano in ogni giro sempre più grande, ma il numero delle ripetizioni è sempre lo stesso, quindi l'abbiamo deciso lavorando 6 petali nel primo fiorellino. Di conseguenza tutti i giri avranno 6 ripetizioni, 6 nodini, 6 petali, 6 cappette e di nuovo 6 petali.
Con lo stesso punto con cui abbiamo fatto questo decoro arancione ho ricamato il contorno delle zampe e quando terminiamo un colore, come in questo caso, o perché non dobbiamo più ricamare con questo colore o perché è terminato il filo, facciamo uscire il filo, la fine del filo, dallo stesso foro da cui abbiamo iniziato, sempre controllando il ricamo. E tra il filo di fine lavoro e il filo finale facciamo un bel nodo doppio In questo caso è importante non tirare troppo questi nodi per non deformare il ricamo. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno dell'amigurumi. E tagliamo. In questo modo non ci sono nodi in vista. Allo stesso modo annoderemo e nasconderemo tutti gli altri fili. In questo tipo di ricamo abbiamo tutti i fili in uso, perché per esempio per fare il mandala abbiamo dovuto utilizzare tutti i colori, ma poi non tagliamo i fili se non sono terminati, li utilizziamo per altri ricami. Quindi è molto importante tenere i fili in ordine. Per il ricamo sulla fronte lavoriamo un nodino e dei petali. Quando lavoriamo i petali uno di fianco all'altro è molto importante che i fili siano ordinati, quindi se voglio ricamare un petalo al di qua di questo petalo, il filo deve uscire sì dallo stesso punto, ma di qua del petalo e allo stesso modo deve rientrare in posizione, cioè non posso farlo rientrare da qui, altrimenti questo petalo si sovrappone a quello centrale. Invece noi vogliamo un lavoro ordinato e quindi rientriamo sempre nello stesso punto, però di fianco a questo filo. In questo modo i petali vengono uno di fianco all'altro e i fili non si sormontano. E ora passiamo dall'altra parte. Ed ora vediamo il punto per fare questo motivo, diciamo, a spiga, che è molto simile al punto per fare i petali. Quindi creiamo il petalo come abbiamo imparato, entrando nel foro da cui parte il filo e uscendo dove vogliamo che termini il petalo. E lavoriamo il punto esattamente come per il petalo. In questo caso però, anziché entrare nello stesso foro da cui arriva il filo, entriamo un po' più su, quindi diciamo un punto più su. E usciamo dove vogliamo far cominciare il prossimo petalo. E anche qui rientriamo nello stesso punto, usciamo dove vogliamo che finisca il petalo, facciamo passare il filo intorno al lago e anziché rientrare nello stesso punto da cui arriva il filo, entriamo un po' più su. E anche in questo caso potrebbe essere che non entriamo proprio nei fori, ma buchiamo il filo. E continuiamo così, dando la forma che vogliamo a questo tipo di ricamo. L'ultimo che vediamo insieme è il punto forse basico del ricamo, che è il punto catenella. Per questo punto rientriamo con l'ago nello stesso foro da cui parte il filo e usciamo alla fine del punto. Facciamo passare il filo sotto l'ago e estraiamo il filo. Rientriamo nello stesso punto da cui nasce il filo e usciamo dove vogliamo che termini il punto. Facciamo passare il filo sotto al lago
e portiamo fuori il filo e continuiamo in questo modo. E questi sono tutti i punti che vi potevo insegnare, che ho fatto in questo elefantino. Quindi abbiamo visto il punto nodino, diciamo, quello per fare questi nodini, il punto per fare i petali, il punto come per i petali ma con la fine un po' più lunga, questo punto che crea questo tipo di decorazioni e il punto catenella. Ed ora liberate la vostra fantasia per ricamare questi elefantini come vi piace di più. Come sempre vi ringrazio moltissimo di aver scelto di vedere anche questo tutorial, spero tanto che vi sia piaciuto e che vi sia utile e se così fosse non dimenticate di mettere like e condividere il video. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanella, in questo modo vi arriveranno le notifiche ogni volta che carico un nuovo video. Non vedo l'ora di vedere tutte le foto dei vostri elefantini ricamati, adoro quando mi mandate le vostre foto, mi piace vedere tutta la passione che ci mettiamo insieme e che effettivamente siamo una comunità che condivide una passione comune. Quindi, come sapete, potete condividere con me le vostre foto sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Per oggi abbiamo terminato. Io non vedo l'ora di rincontrarvi lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!